Buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati e scusate per il lunghissimo periodo di assenza, ma abbiamo avuto cose varie della vita, specialmente grandi cambiamenti, tipo la nostra Ale che non sta più in quel dell'Ungheria, ma finalmente sta Sono da noi, rimpatriata. su Sono All'Italico, rimpatriata. quindi potete capire cosa abbia comportato un trasloco da un paese all'altro e quindi questo è il motivo fondamentalmente per cui non ci avete sentito per un po'. Ma adesso siamo tornati. Life is lifing. Life is lifing, esatto. Adesso siamo tornate proprio in questa settimana in occasione dell'anniversario dei nostri fanciulli, ormai non più fanciulli. Quanti sono, Oddio, Ale? ero senza testa. 33 anni di Cristo! Anna. Dani di Sono... Cristo, Scusate. esattamente. A lui non è andata tanto bene a 33, speriamo che a loro vada meglio. Beh, infatti. mm, Ehm, Dai, su, va bene, ci sono 21 date a luglio, Sembra la tra luglio e sfera, agosto, ovviamente. dalla Sphere, e poi c'è la nostra residency europea. Questa alle mie spalle, l'homecoming, così l'hanno chiamato loro, anche se a me viene il dubbio spesso che si ricordino quale sia la home, metaforicamente Quando gli pare a parlando. loro. E Quando gli quindi pare a sì, loro. quindi sì. Invece parliamo E di... infatti voglio spiegare perché ho preso questa immagine che è tratta dal film This is the End, perché stanno in paradiso. E- Ale Quindi io, gliela come sta al un po' solito, tirando, io farei degli scongiuri. ho fatto Nick Papa perché non i back in paradiso, dai, la cambio, metto un'altra, Sì, no, non forse. so se Chi ci l'avevamo detto pensa? sul podcast che l'anno scorso, quando c'era stata, era l'anno scorso, era stato l'anno Sì, scorso. sì, era l'anno scorso No, quando c'è adesso ho avuto stato... un momento di panico. L'anno scorso, quando c'è stato praticamente il conclave, quindi l'annuncio del nuovo Papa, praticamente in concomitanza, cioè roba di minuti, Nick aveva annunciato l'album nuovo, mi sembra, Sì, o Love il Life Tragedy, singolo, qualcosa del genere. o una cosa del genere, sì. E quindi niente, noi tra di noi sul gruppo così abbiamo iniziato a scherzare sul fatto che volesse praticamente spostare i riflettori, no? Che fosse lui il nuovo papa, no? In qualche No, modo. è che ha avuto un tempismo fantastico, voglio vedere, perché l'avevo messo proprio come E sfondo, quindi no, non ce praticamente a l'ho. un certo punto avevamo chiesto all'intelligenza artificiale, che sappiamo che di solito viene usata per cose molto più serie, ma noi ci divertiamo con queste cagate, Vabbè. di creare un'immagine di Nick Papa. Erano venute Sì. fuori delle cose bellissime, probabilmente per qualcuno blasfeme, ma essendo io atea, la cosa non mi tocca. Anzi, mi sono Io non divertita sono molto. atea, ma voglio Eh, dire, e si mi era scherza. così, mi aveva... Tra l'altro, oggi proprio mi era venuto un reel in cui Papa Francesco diceva che uno non deve mai perdere il senso dell'umorismo. Quindi ecco, visto? Guarda, se ci potessi pagare le bollette col senso dell'umorismo, sarei a posto per l'eternità. Anch'io. Quindi, a proposito di anniversario, dato che loro non Momenti è che si topici. siano impegnati più di tanto nel ricordarlo, cioè a parte un Un videetto video. sulla pagina ufficiale e il nostro Alex, santo Alex, tanto love per il nostro Alex che ha fatto Almeno ce n'è uno. questo messaggio abbastanza, no, no, non dico strappalacrime, però in qualche modo molto carino e puccioso nei confronti degli altri. Volevamo pensarci noi a ricordarle un attimino, no? E quindi avevamo pensato così di, inizialmente, poi parleremo d'altro, ma di disquisire su quali fossero state, secondo noi, i momenti più iconici di questi 33 anni di carriera a livello di... esibizioni, ok? Esibizioni, non so, programmi televisivi o cose di questo tipo, sia in Italia, dato che noi comunque qua siamo, sia globalmente. E chiacchierando tra di noi, cos'è che era venuto fuori, Ale? Avevamo parlato di... Allora, sono venute due. In Italia, due. Prima, Sanremo, l'Iconica.
credo la maggior parte di noi abbia visto Sanremo solamente per quell'esibizione. Io ricordo che sono venuti tardissimo la sera, il giorno dopo c'era scuola, ma non mi poteva fregare di meno. Ero pronta col Io ricordo che ero videoregistratore. malata, ero a casa malata con l'influenza, penso una delle peggiori influenze della mia vita, e Ah, nonostante questo avevo voluto stare in piedi per vederli. Cioè, avete presente Febbre 39? Cioè, a momenti non riuscivo a tenere gli occhi aperti, ma nonostante questo io avevo visto l'esibizione. Perché? ecco, ricordatevi ragazzi. No, stavo dicendo a quelli di dietro. Tra l'altro, questo è il cast di This Is Us perché c'è Seth Rogen e Jay, non mi ricordo chi, come si chiama il cognome, però vabbè. Comunque, e l'altra è stata il Festival Bar, l'estate, loro Tra in l'altro, bianco, appena registrata, prima o credo. appena dopo il Millennium Tour che avevano fatto, vero? Cioè, non ricordo se era stata S- l'esibizione appena prima o appena dopo. Calcolando che I era I concerti Wanna in That Italia, Way. intendo, perché era durante, sicuramente. Sì, 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 era dopo, perché non avevo, perché il concerto a Roma c'è stato il 29 giugno E e poi poi i sembra primi di fosse luglio il era a 2-3 Milano. luglio a Milano, una Mhm, roba del sì, genere. Mm. quindi sicuramente magari l'avranno registrata in precedenza, poi mandata Mm. in onda, non in diretta, perché non era in diretta No, no, no. comunque il Festival Bar, Però sì, tra l'altro l'esibizione che ho no, l'esibizione. scoperto essere molto 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 apprezzata anche all'estero, perché un sacco di volte pagine estere la pubblicano e a me fa sempre molto ridere perché tra l'altro Festival Bar non era neanche live, cioè nel senso... Io lo adoravo il Festival Bar, però Sì, era però spesso l'estate. cantavano Sì, in certo, in inglese e playback. quindi non... Boh, però piace sempre un sacco e quindi va bene, noi Tra ce l'altro a la me è prendiamo e la portiamo piaciuto, a casa. non c'entra un cavolo, ma come al solito io devo andare off script e tu ti metto paura. No, è Script? veloce, Perché abbiamo uno bellissimo. script? Da quando No, abbiamo vabbè, uno nel senso, script? off topic, ecco, ho sbagliato. Ehm, Tra l'altro loro hanno pubblicato qualche giorno fa il video di loro che cantano Just Because a cappella Just to be close, che è sì. delle Red. Io adoro quella canzone e mi ricordo che quella era una cosa che loro facevano sempre all'inizio della carriera per far vedere le loro doti vocali Mhm. di persone che riuscivano a cantare coro come gruppo vocale. Ecco, è stata veramente apprezzata da me quella piccola chicca, Sì. anche se, vabbè, ovviamente si sente un pochino. Brian non ha la stessa voce, ma in realtà non l'ha neanche Nick la stessa voce perché non parla più così. Grazie al Però cielo. Mm. Cioè, non per Ehm, quanto, non per no, Brian, sì, sì, assolutamente, per Nick, grazie al cielo. per Nick, sì, Ehm, sì, tra gli sono l'altro, scesi giù volevo dire una il suo cosa, manhood. anch'io che non c'entra nulla, ma soltanto per spiegare, perché poi chi ci vedrà su YouTube mi vedrà in questa posizione storta. E non è una cosa voluta, non voglio fare Lily Gruber, ma ho un'installazione felina sulle gambe che non sono riuscita a spostare in nessun modo. E quindi ho dovuto in qualche modo appoggiare il computer da un'altra parte. Quindi scusate, non sto cercando di fare la figa, sono semplicemente una crazy cat lady in tutto e per tutto. Io sono Quindi solo niente, crazy. tu sei una crazy dog lady No, eventualmente. no, io sono crazy, crazy animal lady. Quindi in Italia sicuramente queste due cose e all'estero probabilmente ci erano venuti in mente invece, vabbè, la chiusura di Times Square per l'annuncio Cavoli, di Millennium, Millennium e sicuramente adesso la la Residency alla Sphere. Sphere perché È ovviamente diventata iconica, dai, da tutti quanti, gli Primo Pop influencer, vari Act. cantanti, gente che va. Esatto, tutti che vanno a vederla, ormai è veramente questa cosa iconica, quindi C'è gente che è arrivata a diventare fan dei Beck perché adesso li conosce grazie a questa residency, che ovviamente i giovani non noi, perché ormai, noi insomma, giovani una volta. 33 anni. No, no, noi siamo ancora giovani, però insomma sono 33 anni, fan dal 95, io settembre 95, quindi fatti il conto. Sono comunque 31 anni quasi. Oddio. Tra l'altro, fun Eh. fact, io ho colleghi al lavoro che per convincermi ad andare in posti, dalla gita alla cena, eccetera, ormai mi dicono:
Guarda che si esibiscono i Backstreet Boys dopo. Trovata molto comica questa cosa. Vabbè. Quindi, vabbè, detto questo, ci farebbe piacere sapere nei commenti quali sono invece, secondo voi, che ci guardate, i momenti iconici, sia italiani che globali, o se ci state guardando da un altro paese europeo, eh, per il Nel vostro. vostro paese. Mhm. E quindi Beh, sarebbe... me ne viene in mente un'altra sempre negli Stati Uniti. No, Mm? no, non negli Stati Uniti, a livello globale, quando Mm. hanno preso il Backstreet Plane e hanno fatto quel Quella tour cosa de assurda force, delle cos'era 100 ore, tutti i e una cosa paesi, del sì, che sì, una roba genere, del genere, tutti i tutti i continenti, cioè continenti. quello là, Sì, sì, beh, anche quella era stata quella era molto abbastanza iconica. iconica. Però, secondo me, forse un filino più, tra virgolette, di nicchia, nel senso che se non sei fan, forse quella roba lì non la Non era a sai. livello di TRL e Times Square, le Mentre chiusure e esatto, tutto secondo quanto, sì. O la me Sphere. che chi non è Mhm. fan forse si ricorda che era stato bloccato appunto in mezzo a New York per colpa loro. Probabilmente gliele avranno anche mandate perché Sì, chi immaginati doveva te andare al andare al lavoro, lavoro, io gliele capito? avrei mandate. Comunque niente, questo era semplicemente così per ricordare un po' questi 33 anni di gioie e dolori con questi figlioli. E invece, altre cose di cui volevamo discutere, così, un po' più di attualità, vediamola così, perché magari non Allora, tutti seguono assiduamente i social, non dico quelli del gruppo, ma proprio in generale quelli di singoli che e cosa si parla soprattutto magari non sono nel dentro fandom? ai vari drama del fandom, che sono sempre tantissimi. Anche quando non c'è niente su cui fare drama, ce la facciamo a trovare qualcosa. Beh, perché sennò poi come si Io mi vive? Uno si stupisco sempre molto annoia. di questa cosa, anche quando non c'è nessun dramma, riusciamo a trovarlo. Eh. Quindi cosa abbiamo da dire? Partiamo dalle cose. Cowboy Carter. Parliamo da Cowboy Carter, allora, Allora, già, che già ho non ha preso niente a che fare con Beyoncé, pezzi di Beyoncé. nonostante l'omonimia, ma ha a che fare con il nostro biondino che in quanto così affetto da una sindrome particolarmente, da una tipologia particolarmente severa di ADHD, non riesce a stare fermo un secondo e Ma quindi proprio per niente. si è inventato l'ennesima occupazione stramba, possiamo vederla così, l'ennesimo hobby Sì, curioso, che è appunto il rodeo. sì, Cioè, penso che si chiami così, no? Insomma, fondamentalmente va a sì, fare delle credo. gare, lui a cavallo, mentre tenta di riportare È il all'ovile, che non si Mandriano. chiama ovile chiaramente in quanto sono mucche e non pecore, ma comunque Stalla. ci siamo capiti, nella stalla, grazie, delle mucche spaventate, terrorizzate e cosa per cui io non ce la faccio tanto a guardare quella cosa lì, Fa perché direttamente proprio il cowboy, cowboy, faccio ragazzo della mucca. penso alle povere mucche. E quindi niente, si è fatto questa cosa, pare che adesso tutta la famiglia si sia, ehm, come posso dire, No, ma lui già in passato, appassionata. spezzo una lancia in suo favore. Lui è sempre stato, nella sua relazione con Loren, loro prima avevano proprio tipo un ranch con i cavalli, le galline. Quando Odin era piccolo, me lo ricordo, andavano spesso, già erano appassionati di animali, di cavalli in particolare, probabilmente Loren di più di Nick. ehm, adesso avranno ripreso questa passione, forse perché si sono stabilizzati là, non so. Poi, vabbè, Io Nick non si Io oltre a un mio personalissimo problema con quel tipo di sport specifico, ok? Ehm, che ha a che fare appunto con le mucche, poverine. Le mucche, per chi non lo sapesse, sono uno dei miei animali preferiti e quindi specialmente quelle mini Highland specialmente le Cows. Highland Cows, però quello cioè, io ho sempre avuto una passione per le mucche. Non fatevi domande, sono strana. E quindi
non ce la faccio tanto a vederle così, non maltrattate, ma spaventate in qualche modo. Detto questo, A me lo amo a cavallo, Nick a uomo a cavallo, cavallo per la gran tipo carità. in, tipo in Dead Seven, no? Nick era a cavallo. L'altra cosa che mi domando, e mi domando ormai da un pezzo, è questi animali di casa Carter che arrivano, vengono presentati così, scoppiettanti, fuochi d'artificio, eccetera, dopodiché spariscono. Ora, i cani ogni tanto compaiono. Quelli ci stanno. Il gatto, quel gatto brutto, che Frodo, io adoro i gatti, ma Sphinx, mm, non sappiamo più che fine abbia fatto, c'è, non chi c'è, l'ha è visto? morto, non si sa più, ma soprattutto il coniglio. Che fine ha fatto il Ragazzi, coniglio di parliamo del Carter? coniglio che era Mm. stato regalato a Sir Trescia Charles forse. per il compleanno, se non sbaglio. Cosa gli è successo? Se lo sono mangiati i cani, se lo sono mangiato loro per È Pasqua, stato il è gatto, scappato. Io probabilmente. veramente lanciamo una petizione per sapere cosa è successo al coniglio di casa Carter, perché io, a me sta a cuore, cioè ci Eh tengo, sì, voglio sapere. a me piace questo cavallino nuovo E che si adesso sono c'è presi, Cavallo. Ecco, bellissimo. questo quantomeno non può scomparire, quantomeno per una questione di stazza. Sì, È vabbè, difficile se lo far vanno a dare in scomparire un un'altra cavallo. parte. No, anche perché poi dopo, altro che Cowboy Carter, lo chiamiamo Mago Zurlì, cioè Poi, David tra l'altro, Copperfield. per quanto i soldi per loro non siano un problema, ma il costo di un cavallo rispetto al costo di un coniglio, chiaramente, cioè, cambia un Proprio, attimino, no? ma è Per giusto un ciccinin, come dicono Vabbè, e qua. quindi questo era il nostro signor Carter che tra quello e imprese benefiche dove mette in palio all'asta cimeli per raccogliere fondi per varie associazioni, cosa per cui L'ultima che ha fatto, tanto di cappello, cioè, sì, sì, scade ehm, il 25 aprile, è un'associazione che dà soldi per i bambini, per la ricerca per il cancro per bambini, dei bambini è assolutamente ottime nei associazioni. L'unica cosa che mi sento di dire, specialmente alle fan, vabbè, italiane nello specifico, perché noi parliamo in italiano, ma europee, è che da nostra esperienza raramente i premi, cioè queste aste, queste cose, finiscono alle europee. Per N No, motivi che non voglio sapere, ma comunque cioè, se lo fate perché volete fare una donazione, ben venga, questo vi fa onore, ma non fatelo nella speranza di poter vincere il cimelio, no, perché anche perché alcune cose neanche no, alcune sono siamo, proprio chiuse, però sono anche chiuse agli quando sono europei. aperte, raramente. È successo, ma molto raramente. Quindi Succede, quello lo ma diciamo, giusto per correttezza. Poi che altro è successo? È successo che invece il nostro Alex ha deciso di acquistare una casa a Las Vegas. Così. così, Come noi perché si compriamo un può. nuovo paio di scarpe, lui una casa a Las Vegas. Non abbiamo ancora chiaro se abbia intenzione di trasferirsi con tutta l'Allegra famiglia o senza l'Allegra famiglia, ma dubito, considerato quanto Quanto ami la sua veramente famiglia. ami la sua famiglia, o se invece abbia deciso di tenerla come casa d'appoggio per quando va a giocare a golf e o durante la residency. Questo lo scopriremo. Intanto l'altra sera o 2 sere fa Due lui sere fa, era sì, di nuovo a Los Angeles alla prima del film su Michael di Michael Jackson Jackson, sì. con tutta l'allegra famigliola, tra l'altro bellissimi, Bellissimi. stilosissimi, tanto love per la famiglia Elliot è McKay. diventata una cosa spettacolare, Elliot è la stavo vedendo altissima, alta quasi quanto il padre. Elliot è altissima e mi E stupisce poi perché non è che è... i due genitori siano proprio dei No, non guapetti, sono però è altissima. colossi. Ma anche No, e lì, poi, ma anche a livello di, cioè, diciamo, adesso ha 13 anni, quindi le curve sembra molto più grande della sua età. sì, Cioè, ha un bel fisico, lei poi è una ballerina, quindi molto fit, molto...
Sì, 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 sì. Molto, molto belle, tutte e tre quelle donne, Molto, sì, e donnine poi della stilosissime. famiglia Io McLean. penso che abbiano, non so, la moda nei geni, quella E famiglia lì, beh, perché non direi. boh. Poi Tra può Rochelle che piacere era... o meno lo stile, però ce l'hanno, è No, indiscusso. no, ma da quando erano piccole, tutte e Esatto. due. Il E, padre è un fashion stylist e la mamma è una make-up artist, quindi comunque ha un senso dello stile, insomma, di quello, Però non ecco, so, apprezzo molto il li fatto adoro. che nonostante la mamma sia una make-up artist, le figliole, anche e soprattutto Elliot, che è già un po' grandina, insomma, È adolescente, ormai è non una teenager. abbiano, cioè abbiano sempre comunque uno stile molto pulito. Non sto Molto acqua e dicendo che non si sapone. trucchino, però in maniera molto appropriata alla loro età, che lo trovo Ecco, una beh, a cosa. differenza dei figli di, non per fare nomi, ma Kim Kardashian ha la figlia che è più piccola e si trucca più di quanto mi trucco io, che insomma di anni sono quasi come quelli della mamma, Ma deve aver, capisci? cioè, capisci che Però il papà, ma vabbè, per la famiglia in anche, generale. anche l'educazione, cioè proprio l'upbringing, cioè, se cresci in un ambiente del genere è facile che poi, no? Beh, certo, Ehm, insomma, tutti quanti sanno come è diventata famosa la mamma, quindi voglio dire, e la nonna ci ha fatto un business su quella cosa, quindi evviva. Comunque, andando avanti, poi c'è andando, il singolo Flowers che è uscito, bellissimo, la sì, sì, collaborazione. sempre dall'album di Alex. Io non so che cosa sta facendo il mio Zoom, fa zoom da solo. Io non mi muovo, ma vedo la Vabbè, mia immagine che carino muove. però, i fantasmi nello zoom. Ma E niente, invece per concludere, cioè non per concludere, ma insomma come ultimo argomento, volevamo trattare un attimino la questione spinosa di degli avvenimenti, diciamo, che hanno coinvolto Brian, perché noi non ne abbiamo mai voluto parlare per mantenerci neutrali, però a questo punto ci sembra che sia proprio una questione di informazione, nel senso che sì, proprio a livello è informativo. tutta una questione avvenuta su giornali esteri e su piattaforme quali Tra l'altro di X, gossip. ex Twitter, e io non ho idea di quanto effettivamente sia trapelato al di fuori degli Stati Uniti e soprattutto in Italia. Quindi sapendo che molte Ma delle anche persone che ci perché seguono magari non parlano benissimo inglese oppure non se seguono. ne fregano di queste cose, magari non seguono Esatto, i le questioni social di e gossip, eccetera, ci sembrava carino potervi così informare e rendere partecipi. Allora, cercherò di essere il più eh, veloci, veloce, ma soprattutto più neutrale neutrali. possibile, ok? Esatto. Per quanto per ovvie ragioni probabilmente la mia opinione riguardo a certe cose trasparirà, perché è chiaro che è difficile. Ma tanto se non la dici si leggono i sottotitoli, Purtroppo quindi mi escono i sottotitoli in faccia, sì. Detto questo, però, chiaramente chi ci ascolta non deve per forza pensarla come la penso io concordarsi. o come la pensiamo noi. Noi adesso stiamo Mhm. facendo dell'informazione e poi ognuno se la gestisca. Dunque, praticamente, cosa succede? Background. Brian e famiglia hanno una casa vacanze in Florida, Tipo sotto all'Alabama. sulla costa, ok? Non ricordo il nome preciso del posto, però comunque in una Neanch'io, ma zona, so dov'è, vicino dove è nato mio marito, tra l'altro. in una zona estremamente turistica della Florida. La loro proprietà comprende, a quanto pare, anche un pezzo di spiaggia. E mi rendo conto che questo concetto per noi italiani sia difficile da capire, da concepire, perché per noi La spiaggia è pubblica. sia spiaggia è pubblica, non c'è proprietà della spiaggia e anche i vari stabilimenti, eccetera, ce l'hanno soltanto in usufrutto, quindi è difficile per noi da capire. Però invece in America è possibile avere la spiaggia di proprietà. Ma Fino se ho capito bene, perché ho cercato di informarmi, ho anche chiesto a gente che abita lì per, insomma, avere le idee un po' più chiare, questa proprietà si estende soltanto fino al al bagnasciuga. bagnasciuga.
cioè praticamente fino a dove la spiaggia viene bagnata, diciamo, dall'acqua del mare, quindi dalle Dalla onde. marea? Mm. Esatto, che è esattamente quello che succede un po' in Italia, cioè anche quando lo stabilimento ha l'usufrutto di una fetta di spiaggia, Spiaggia. comunque il bagnasciuga è pubblico, è libero, quindi se noi vogliamo andare a metterci il nostro asciugamanino, tecnicamente nessuno ci può venire a dire nulla, perché E sei un po' comunque cretinino perché c'è l'acqua che te lo bagna, però è un vabbè. po' da cretini perché c'è l'acqua che te lo bagna. Però Questo c'è però, gente che va con la sediolina e si mette certo, dentro questo però l'acqua, è no? Questo proprio il bagnasciuga. fulcro del problema della questione Brian e spiaggia. Perché mi rendo conto che chi non ne sa nulla si starà domandando perché ci sta raccontando della casa di Brian, della spiaggia e delle leggi americane sulla spiaggia. Ci arrivo, datemi tempo. Praticamente, ovviamente in Florida le maree sono più pronunciate rispetto all'Italia, perché comunque stiamo parlando di Un un oceano. Mm. oceano, ok? Là poi è sul Golfo del Messico, Golfo d'America, chiamatelo come lo Sì, volete. è sul Golfo, certo, però comunque stiamo Però no, parlando sì, di sì, no, le masse maree in marine Florida, più pesanti, no? mamma, Ehm, quindi chiaramente il bagnasciuga, cioè la striscia di bagnasciuga varia molto di più di dimensione ma rispetto a anche da ora quanto, in ora. esatto, a quanto varia in Italia. Quindi chiaramente cosa succede? Che anche la zona dove le persone potrebbero ipoteticamente stazionare o passare è più È larga. variabile. E da quello che ho capito è questo il problema che sta assillando il nostro Brian, nel senso che c'è gente che va a posizionarsi più o meno apposta, cioè più o meno volutamente, o scusate, più o meno coscientemente, scusatemi, proprio davanti a casa sua con gli asciugamani, le sedioline, gli ombrelloni, eccetera. Ogni volta che succede, o la moglie, insomma, escono O il figlio. per mandare via queste persone. E queste persone Niente. spesso rispondono che loro invece stanno facendo una cosa assolutamente legale, che la spiaggia non è loro. La questione è debordata in Già ha perso azioni una causa per legali, questo. azioni legali e cose del genere. Da quello che mi hanno detto, tra l'altro, i residenti della Florida con cui ho parlato, della zona proprio dove Mhm. sta lui, è una questione che va avanti da anni, ma non solo con lui, cioè con tutti No, un po' quelli che tutti. hanno le case lì, eccetera. Cioè i residenti Sì, perché tollerano la legge non male, è chiara, legge non è non c'è chiara e i residenti tollerano male il fatto di non poter usufruire della loro spiaggia, ok, quella che loro considerano la loro spiaggia. third world problem. Per farla breve, questo è il background che serviva per capire l'episodio in sé. Inizia a circolare questo video in cui un ragazzo appunto va a stazionarsi davanti alla residenza dei Littrell e Brian va a chiedergli di spostarsi, dicendogli appunto che non può stare lì perché quella è una spiaggia privata. Inizia una sorta di battibecco tra i due dove, secondo quello che è stato inizialmente detto dalle testate giornalistiche americane, Brian avrebbe apostrofato questa persona con degli epiteti che non starò a ripetere perché non sono, insomma, non è il caso, ma degli epiteti non proprio gentili e soprattutto degli epiteti che insomma hanno fatto arrabbiare una grossa fetta della popolazione perché fanno LGBTQ. riferimento alla sessualità, insomma, della persona. Poi, a quanto pare, questa notizia e questo video è stato smentito perché, insomma, non era stata esattamente quella la parola che è Io stata l'ho sentito. usata. Poi, in realtà, da quanto Era pare, stato è lui il stata primo a la dirlo. persona per prima a usare quel termine, insomma, ci sono state tutta una serie di attenuanti, ma Comunque, il problema è che in ogni caso c'è stato un battibecco tra i due. sì.
Il problema qual è stato? Che questo episodio, se vogliamo anche abbastanza insignificante, nel senso che comunque è vero che nel momento dell'enfasi con la rabbia, eccetera, uno può alle volte anche dire cose che sa essere assolutamente sbagliate. Purtroppo questo episodio chiaramente è andato a eh, far riaffiorare dalla memoria tutta una serie di episodi avvenuti in passato legati alla, possiamo chiamarla Tendenza politica? politica, Mm. esatto, di Brian e della famiglia, e di tutta la famiglia. Ora, Brian è dichiaratamente Pro un Trump. supporter di Donald Trump, dichiaratamente perché l'ha dichiarato lui, non l'ho dichiarato Mm. io. Qua sarò Come il molto figlio, chiara. come la moglie, l'hanno dichiarato tutti, sono stati proprio Ecco, qua sarò molto cristallini. chiara e onesta con voi. Donald Trump non gode decisamente della mia simpatia. Lasciamo perdere me, guarda che E sono stata, è un eufemismo dire questa cosa. io Ehm, smetto di parlare perché i sottotitoli in realtà mi per stanno cui venendo. questo mi sembrava giusto dirvelo, cioè Mhm. come correttezza per trasparenza personale. Diciamo che Detto non ci piace, questo, dai. per me ognuno è libero di fare e di votare chi diavolo gli pare. Ehm, il Poi problema, specialmente quando è un cantante, perché voglio dire, è un cantante, il problema qual è stato? Che questa cosa ha creato chiaramente una serie ha creato un enorme putiferio e dramma polverone. all'interno del fandom perché invece di fare come faccio io, come fa tanta gente che semplicemente diciamo io seguo i Backstreet Boys perché mi piace la loro musica, non sono loro amica, non ci devo andare a cena, non devo parlare di politica con Brian, quindi chi se ne frega, Infatti, tutto sommato, arrivederci. no? Può fare quello che gli pare, credere in quello che gli pare. Io potrei Siamo in ipoteticamente, democrazia, e attenzione, non sto dicendo che lo faccia, ma ipoteticamente potrei anche considerarlo una pessima persona e continuare a seguire la sua musica perché comunque mm, fa parte di un gruppo, sommato chi se ne frega, no, ma poi soprattutto neanche. Sì, si cioè può non è che a noi ci distinguere cambia tra qualcosa. artista e arte. E invece qua è venuto fuori chiaramente un putiferio tra gente che lo difendeva a spada tratta dicendo che non è vero, lui era una persona bravissima, eccetera, gente che invece no, bruttissima persona, fa parte dei MAGA e tutto quanto, È e razzista, è quello, è è razzista, è quell'altro. omofobo, insomma, non se ne usciva più. Ehm, quello che a me ha dato un po' fastidio, cioè al di là di tutta la cosa che non riuscivo più a starci dietro, sono state due cose. Prima cosa, il fatto che alcune persone per difendere Brian ehm, accusassero altri del gruppo. Ah sì, sì, Cioè sì, il no. concetto è stato, ma non è mica l'unico che ha votato Trump, anche altri l'hanno fatto. Probabile, Sì, ma probabile, non lo però sappiamo. non ne abbiamo le prove perché nessuno l'ha detto. Gli unici Mentre due lui, sono stati Brian e Jay che ha votato la Harris, ovviamente al lui, contrario, Alex, esatto, gli unici il due ad suo aver espresso opposto, esplicitamente la loro fede fede politica politica, sono stati Brian da un lato, cioè quindi Brian per i repubblicani e Alex. Alex per l'altro partito, quindi per i democratici. Quindi gli altri non si sono esposti. C'è il sospetto che qualcuno di loro abbia votato per Donald Trump? Assolutamente sì, da tutta una Sì, serie di cose. Ne abbiamo la certezza perché l'hanno detto? No. Quindi, fino a che non ci sono le prove uscite dalla loro bocca, esatto. io alzo le mani. Ehm, ovviamente ritorno sempre a reiterare il mio mantra, che è quello, se sei un artista singolo puoi fare quello che ti pare perché tanto al massimo vai a intaccare la Te tua di stesso. carriera, se sei parte di un gruppo o tutto il gruppo è d'accordo, poniamo ad esempio
i Green Day, che sono Mhm. politicamente sclerati anche, probabilmente schierata sono io, sono politicamente schierati da una vita, ma sono d'accordo tutti quanti. Se Sì, invece non c'è accordo tra il gruppo, bisogna sempre tenere presente che schierarsi apertamente potrebbe andare a compromettere le carriere anche di altre persone. certo. E questo lo dico. L'altra cosa che mi ha un po' infastidita è il fatto che nessuno conosca l'effetto Streisand. Neanch'io me l'hai spiegato Allora, te. adesso molto velocemente vi spiegherò che cos'è l'effetto Streisand, poi magari qualcuno di chi li ascolta già lo sa e si annoierà, ma nel caso skippate. Allora, l'effetto Streisand, proprio dal nome della famosissima cantante Barbara Barbra Streisand, Streisand. Ta-ra-ra-ra-ra. Ok. è come posso dire, un effetto veramente che succede alle notizie e che prende il nome da un episodio avvenuto nel 2003, scusatemi, quando un fotografo americano, tale Kenneth Edelman, sto Non era mio leggendo marito? perché Kenneth? no. Aveva praticamente l'incarico di documentare per l'Istituto Geologico americano, se non mi sbaglio, Quindi l'erosione della oceanografico costa magari. della Ah, no. California. Quindi lui che cosa ha fatto? Ha scattato tutta una serie di fotografie della costa, foto aeree della costa della California, comprese, cioè compresa la costa della zona di Malibu, dove ci sono un sacco di ville di persone famose, tra cui anche la villa di Barbara Streisand. Queste foto sono poi state caricate chiaramente sul sito, cioè Database. nell'archivio, per studi futuri, eccetera. Cosa succede? A un certo punto qualcuno, o lei, o Barbara Streisand stessa, o qualcuno per lei, si rende conto che c'è una foto della sua casa in questo archivio. Tra l'altro visualizzata da pochissime persone, nel senso che c'erano state una roba tipo 6 download, Ma ok? poi non è che la casa c'è scritto casa di Barbara 6 Streisand. download, di cui due di questi 6 download fatti a quanto pare dagli avvocati stessi di Barbara Streisand, quindi Ecco, quindi quattro quattro davvero. persone, ok? Quindi nessuno Magari ci stava geologi. veramente facendo caso a questa cosa. Lei però pianta su un caso, fa causa, chiede che questa villa, che questa foto della villa sia rimossa, ehm, causa che perde, peraltro, poi, quindi deve Grazie. pagare anche le spese legali. Cosa succede? Da quel momento lì la notizia si sparge e tutti vanno a cercare le foto di questa casa. Quindi, se prima nessuno sapeva che quella casa lì era la casa di Barbara Streisand, da quel momento lì lo sapevano tutti. Quindi lei ha ottenuto esattamente l'effetto opposto a quello che voleva. Quindi, tentando di L'avrà censurare venduta? una cosa, una notizia, ha fatto sì che invece in realtà diventasse Che poi famosa parliamoci davvero, chiaro, non era neanche una notizia. tra l'altro. Quindi, che cosa, perché vi ho fatto questo spiegone? Perché secondo me continuare a parlare di questa cosa non fa bene a Brian. Cioè, basta, No, chiudiamola. anche È lui. andata così. Chiudiamo l'argomento. Io adesso ve l'abbiamo spiegato, così siete al corrente di quello che sta succedendo, nel caso leggeste dei post strani, e basta. E quindi niente, questo era un po' il discorso, giusto per così rendervi partecipi, poi fate voi le vostre considerazioni. Ovviamente le nostre eh, credenze, insomma, le nostre opinioni non devono condizionare voi. No, io dico solo una cosa, tutto ciò è stato anche preso, hanno iniziato ad accusare altri membri del gruppo di cose che forse hanno fatto, forse no, probabilmente no, e che anche loro hanno influito negativamente sulla carriera. No, vabbè, questo era perché comunque quando una persona è arrabbiata non sente. Ah sì, il discorso di Nick stai dicendo. Sì, non volevo fare nomi, però sì, poi Ah avevo no, messo no, in beh, ma a mezzo questo anche Nick e punto le io sue li faccio, nel senso che sì, accuse. il discorso era
che anche le accuse fatte a Nick hanno in qualche modo danneggiato la carriera del gruppo, il che Infatti, Nick è... non è che twitta su questa cosa poi. No, no, ma comunque è vero che le accuse a Nick Sì, non hanno sì, danneggiato la molto. carriera del gruppo, ma non dipende da Nick, nel senso, ammesso e non concesso che tutti noi siamo convinti che lui sia innocente, che le accuse siano infondate, non è colpa sua se una persona lo accusa di qualcosa che non ha fatto. Ora, se Esatto. invece la persona che ha twittato questa cosa e che la o le persone che hanno twittato questa cosa invece sono convinte che lui sia colpevole, allora il discorso è assolutamente diverso. Siamo le mani. Ma qua non stiamo più parlando di credenze politiche, qua stiamo parlando di Non reati di un accuse, certo non neanche, spessore. Per cui, neanche accuse, illazioni, si può dire, no? sì, Perché non però in sono in ogni realtà caso accuse, quello che perché voglio sono dire cose su io, non fondate. sì, però quello che voglio dire Oh, io è che se il votare per una persona che a me non piace può in qualche modo essere lasciato in secondo piano, o meglio, uno cioè, si può anche soprassedere su questa cosa certo. in nome della musica, eccetera. Qui stiamo parlando di reati seri, ok? Per cui E poi se comunque tu non sono sei... neanche cause penali, ma sono civili perché Sì, sono però fondate adesso su, tra virgolette, illazioni, nel senso che potrebbe essere tranquillamente uno che si è inventato le cose, capito? certo, no, quello che io sto dicendo invece, Ale, è che se io fossi convinta che Nick è colpevole, non so se riuscirei a seguirlo, perché No, non si tratta di ha votato per uno che non mi piace, ma ha commesso dei reati ha seri, commesso dei reati su delle ok? minori, cioè no, E sì, da quello che io una era il so, minore. invece, queste persone continuano tranquillamente, le persone che hanno alluso a questa problematica, continuano invece tranquillamente a seguire il gruppo, quindi io mi sentirei di consigliare quantomeno un minimo di coerenza, Diciamo che non siamo due pesi e due misure, perlomeno, anzi, nel neanche senso. due pesi e due misure, E perché questo una lo è sto una cosa dicendo invisibile e l'altra è una cosa democratica, nel senso non democratica come partito democratico, ma democratica nel senso di sì, votare per democrazia. una persona che comunque È è una candidata non è un libertà, reato. è una libertà, E può non piacerti, ma comunque è un reato. esatto. Cioè, scusatemi, Non è un ma comunque reato. non è un reato. Sto iniziando a perdere colpi. Quindi niente, questo è quanto. Poi, ripeto, io sono consapevole del fatto che probabilmente io e Brian non potremmo mai essere amici. Ah, io credo che non potrò essere amici con nessuno di loro cinque, purtroppo, perché No, ma non purtroppo, nel senso, se anche no, se ne presentasse l'occasione, capisco. credo che le nostre visioni di varie cose del mondo siano troppo diverse per poter andare Basta d'accordo. non parlarci, non parlare di quello. Detto Te lo dico ciò, per persona che ha ripeto, non familiari. vedo come questo possa essere un problema perché io e Brian non siamo e non saremo mai amici, proprio per No, mancanza infatti, di possibilità. ci Quindi manca proprio la nostra del chilometraggio. incompatibilità è assolutamente irrilevante. Cioè, non è che al tuo vicino di casa, sai, dici, lo vedi tutti i giorni, capisci? Ma poi anche fosse il mio vicino di casa, io al mio vicino di casa, ciao ciao, e la cosa si conclude. Ripeto, io mi preoccupo della moralità e dell'etica dei miei amici, dei miei Sì, familiari. esatto, certo. Secondo me ogni tanto si perde di vista il fatto che per quanto ci piacciono, per quanto vicini li possiamo sentire Sentire. grazie ai social, a quello che volete, loro non sono i nostri amici, non sono i nostri familiari e soprattutto non ci devono niente se non la loro musica, perché a me è stato Quella anche passata, detto. neanche la futura. Esatto, perché a me è stato anche detto, non a me direttamente, ma in tutto questo discorso ho anche sentito persone che dicevano, che si domandavano, cioè chiedevano che Brian facesse in qualche modo
dichiarazioni, rilasciasse delle dichiarazioni, si scusasse. Perché? Io credo che sia un po' un polverone No, ma poi senza... soprattutto dico perché? Cioè, perché ti interessa che lo faccia? Cioè, non... Forse sono molto... non lo so, sono molto... neanche ingenua, ma sono troppo sul vivi e lascia vivere io. Però, boh, Mm, a me la cosa lascia secondo assolutamente me, indifferente. E cioè, aggiungo un'ultima anche cosa. quello che è stato detto, le relazioni, le cose che sono state dette nel video che è circolato, eccetera, eccetera. Cioè sì, ok, io non userei mai un appellativo del genere per una persona, anche perché per me non è un insulto, cioè, voglio dire. Però, È troppo. voglio dire, non è che ha detto, non ha usato una parola pesante, pesante, perché in inglese ci sono varie parole, no? Per descrivere, è come in italiano. C'è la parola gay, c'è la parola pro, bip bip bip. Eh. No, ma certo, certo. Lui non ha usato quella negativa, con accezione negativa, però quella brutta, però ha usato gay con un'accezione probabilmente negativa, però è stato prima l'altro che l'ha detto, quindi non capisco di cosa deve chiedere scusa. Cioè, alla Allora, fin io fine, non giustifico l'appellativo, non giustifico neanche l'atteggiamento a me non piace, di lo sai Brian. poi. Per assurdo, io non giustifico neanche il fatto che lui appoggi una persona che sta creando una marea di problemi a tutto il mondo, ma Ah no, allo neanche stesso io. modo sono anche consapevole del fatto che la cosa non mi deve importare. No, infatti. Per cui non, è per questo che io dico, dopo un po' diventa noioso parlarne, perché stiamo parlando di cose che non ci devono interessare, non ci devono competere. Vogliamo fare un po' di gossip così per passare il tempo? Facciamolo. Poi basta. Poi parliamo d'altro. Poi parliamo del fatto che comunque sti cinque cristiani sono cristiani o quello che sono 33 anni che cantano, ballano e ci intrattengono. Che è Esatto. buono, no? È una grande fetta di vita. Buono. Loro, più di metà della loro Ehm, vita, più esatto. decisamente più della metà della nostra, ma proprio 3-4 volte, 3 volte la nostra almeno. E quindi No? questa è la mia idea. E niente, detto questo, ci piacerebbe sentire anche su questo la vostra opinione. Mi raccomando, mantenendo la conversazione su dei toni Civile. civili e rispettosi, eh, perché io sono sempre d'accordo, anzi mi piace avere degli scambi di opinione, soprattutto con chi non la pensa come me, perché trovo che sia una cosa molto arricchente. Però bisogna Sì, sempre rispettare l'altro e anche, dato che in questo caso ci sono delle altre persone coinvolte, anche loro, ok? Per il resto io chiuderei questo capitolo e mi concentrerei su altro. Per ma esempio, pensiamo al... sul Vai, di fatto che tra poco ricominceranno gli show, che il 16 luglio. 16 luglio, ma prima non c'era tipo un festival? Non andavano Probabilmente, da ma al qualche momento... parte, tipo boh, ti direi Ah, no, no, California. no, mi sa che andava a cozzare con... ma non mi Hanno ricordo. Non cancellato, non era lo a so, giugno. Non ho me lo perso il ricordo, me la conto. sono persa Comunque, sinceramente, perché tra a poco volte fanno queste avremo cosette. nuove cose. Speriamo nuova musica. Per chi fosse su Twitch, AJ ha deciso di mettersi a fare streaming di non ho capito cosa su Twitch, quindi boh, a chi potesse Vabbè, come interessare. Nick durante... Anche secondo me anche Jay un po' di ADHD ce l'ha. Sì, però Nick quantomeno streamava, cioè usava la piattaforma Twitch per quello per cui era stata creata, quindi streamava quando giocava ai videogiochi. Ma in realtà no, ci sono un sacco di persone che non fanno quello, fanno vedere pitture No, e certo, cose adesso sì, varie. per cui dicevo, boh, non ho capito che cosa ha intenzione di streamare AJ, ma lo scopriremo. Io Magari farà anche senti, lui.
Pop Kid J, Pop Kid Non lo Alex. vedo benissimo. Con tutto il mio amore, ma non lo vedo benissimo. E niente, e invece sì, la speranza che diceva Ale di nuova musica è sempre viva anche in me, ma ho come la sensazione che per il momento almeno resterà solo una speranza, quantomeno finché Si non stanno li... facendo un po' cullare, non li buttano fuori da quella Sphere. Ah, Esatto, si stanno esatto. un po' cullando sul Millennium 2.0. Diciamo che tra un po' è tempo di fare il 3.0 perché Posso mm, dire una cosa però, per quanto mi faccia incazzare da morire l'idea che questi non facciano nulla di nuovo perché che noia, ma io sono gemelli di segno zodiacale, ma annoio facilmente, scusatemi, è un problema. Sagittario sono il suo segno gemello praticamente. Ehm, Però dall'altra parte, mettendomi nei loro panni, li capisco, cioè nel senso non devono sbattersi a fare niente di nuovo. Hanno raccattato tutta una fetta di fan che erano fan Nuova. al tempo di Millennium, poi li avevano persi di vista e adesso sono di nuovo No, ehm, ma hanno anche preso una fetta di fan che sono poi tutta giovani, una fetta di fan nuova che si è Gen ricordata, ha Alpha. scoperto che quelli che cantavano quelle belle canzoni lì sono ancora vivi e vegeti e lavorano. E la Sphere gli sta dando Comunque, una catervata di soldi, tra l'altro, perché fare altro. Cioè un po' li capisco, un po' li capisco. Mi fa incazzare, ma li capisco. lo capisco pure io. Non condivido, ma comprendo. Vediamola così. Ehm, Diciamo che a me piacerebbe anche, sono estremamente orgogliosa di loro e estremamente contenta per loro per tutto questo successo che stanno finalmente riavendo indietro, anche se poi dopo dovremmo fare una cosa su Johnny Wright, dire due o tre paroline dell'intervista. non penso di volerlo No, dire. ok, va bene. Comunque, Cioè, non in ehm, non questa oggi, no, puntata, dico poi quantomeno. successivamente, quando faremo alla prossima lo diremo, anche perché mi devo ancora documentare bene, ho letto qualcosina Idem e e già non ho mi sono tempo di incavolata. farlo almeno fino all'11 di maggio. Ah, io dopo il 20 perché sai che è il compleanno di Jaden. E niente, e comunque questa cosa, orgogliosa di loro, però un po' di musichetta nuova ci serve anche perché insomma DNA E anche perché la è uscito canzoncina nel per il nuovo film dei 2018. Paw Patrol non mi basta. Ah, è vero, me l'ero dimenticata, sì, c'è il E io l'avevo rimossa soundtrack del proprio, ma nuovo. non perché me ne fossi Me l'hai dimenticata, fatta ma l'avevo ricordare te. volutamente rimossa. Per quanto, vedendo il trailer, non andrò a vedere il film dei Paw Patrol per la canzone dei Ma Backstreet Boys, probabilmente lo assolutamente. metteranno L'unico motivo per cui forse potrebbero vedermi con i al cani. cinema a vedere il film dei Paw Patrol, non è vero, non ci andrò mai, è che ho visto che ci sono i dinosauri. E da grande fan Ah, dei sì, 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 dinosauri, sì, sì, sì. probabilmente potrebbe essere di mio gradimento, No, ma a me piace tanto il cane Rocky. non andrò a spendere Mi piace soldi al tanto il cinema cane per vedere Rocky, questa che è cosa. quello là che ricicla perché non è di razza pura, è un meticcio, è carinissimo. Niente, io adoro i Paw Patrol perché se li vedeva Jaden, Non mio ne ho la figlio, più che ha 6 pallida anni idea, quasi, resteranno là. quindi dopo te li E facciamo conoscere con Nipotazzo. Te li mi facciamo manca conoscere i Paw Patrol. quello. Adesso io No, no. ho un'altra passione che ho è appena partita. Sono un po' in ritardo a riguardo, me ne rendo conto, però adesso ho un po' di ADHD anch'io, probabilmente latente, e ogni tanto mi prendo bene per delle cose. Adesso Siamo la mille. novità per cui sono particolarmente presa bene è One Piece. Ma Oddio mio, anche io l'ho visto ieri Jaden. e quindi questa è la mia novità. E per cui adesso devo ancora godermi un po' quello, non mi puoi così fagocitare dal mondo dei Paw Patrol. Quando mi sarà esaurita quella, ne riparliamo. No, la prossima volta che vieni qua ci pensa Jaden. Perfetto. Ho E guardato insieme niente, One Piece perché ormai è fissato anche lui con lui è Monkey. io, Vabbè. Tony Chopper. Ehm, Avevi dei dubbi conoscendomi?
Ovviamente no. Detto questo, mi sta scappando da ridere all'idea dei nostri follower che sentono parlare di queste cose di cui probabilmente, magari invece Ma sì, a noi volte dobbiamo queste spiegare cose. male le cose. Però esatto, tanto lo sapete che qua si spiegano male le cose, la scaletta non esiste, si va a braccio e a braccio vi dico anche che abbiamo finito, vi E anche lasciamo. perché tra un po' mi esce il bambino da scuola e Qualcuno deve andare a devo andarlo a riprendere prendere. la prole, io devo spostare una gatta dalle gambe perché non sento più i piedi, non ho più la circolazione sulle gambe, e quindi è opportuno che mi alzi e vi diamo appuntamento al prossimo episodio che non sappiamo quando sarà perché anche nella pianificazione siamo Male. carenti, ma voi abbiate fede che arriverà. Ci saremo. Arriverà. Intanto, buon 33 anni di anniversario a noi, E mi raccomando, senza interagite con noi. Adesso cercherò di fare poi un post anche sui social, magari con un box di domande o qualcosa, o comunque commentate sotto il post che farò dicendoci cosa ne pensate, sia dei momenti iconici, sia di tutto il gossip, appunto, che vi abbiamo raccontato. E commentate se volete anche sotto il video di YouTube, che ci fa sempre molto piacere e rispondiamo. Mm. se avete idee su qualcosa di cui possiamo parlare. Assolutamente, se vi piacerebbe sentirci blaterare male di qualcosa di specifico, Sempre. fatecelo sapere nei limiti della nostra possibilità, perché vi ricordo che noi non abbiamo nessun tipo di contatto né con loro, né con il management, né con Magari. familiari, amici, parenti, ci piacerebbe tanto, ma tutto quello che facciamo ce lo paghiamo di tasca nostra. Poi, se qualche brand italiano capitasse sul nostro podcast per sbaglio sicuramente e volesse finanziare un nostro viaggio alla Sphere per documentare nei dettagli l'esperienza, Chi noi siamo siamo noi per dire no? disponibili, eh. Sì, sì, tranquilli proprio. Cioè, la butto lì. Io sono già andata di mia tasca una seconda volta, mai più. Io Ma se non ci posso qualcuno proprio andare appena ho comprato volesse casa. sponsorizzarmi per farlo, anche se temo che dopo Sì, sì, questo andrei. video non ci faranno mai entrare negli Stati Uniti. Sì, specialmente Trump. Ciao a È stato tutti! bellissimo. Ciao a tutti e a prestissimo. Buon anniversario! Buon anniversario.